Interisti on the road è la rubrica di Passione Inter in cui cerchiamo di tenervi aggiornati sul rendimento dei giocatori dell'Inter in prestito in giro per l'Europa e nel mondo. La prima fase di ogni stagione sportiva si presta molto bene a degli aggiornamenti abbastanza frequenti sul rendimento dei nostri ragazzi in prestito, perché con queste soste per le nazionali che arrivano praticamente una volta al mese possiamo fare dei punti un po' più frequenti appunto su tutti questi ragazzi che l'Inter ha mandato in prestito in giro per il mondo, che continua a monitorare in virtù di un eventuale ritorno appunto in nerazzurro. Cerchiamo poi di aggiornarvi anche nella seconda parte della stagione, però avendo molte più partite diciamo che è un pochino più complesso, però sapete che su Passione Inter sia sul sito che sui canali nostri trovate sempre Interisti on the road. Oggi quindi facciamo un nuovo appuntamento in cui vi portiamo gli aggiornamenti in particolare su quest'ultimo mese, perché appunto l'ultimo episodio di questa rubrica era di circa un mese fa, in cui abbiamo analizzato Ebenezer Akinsammiro nello specifico, che è un giocatore che sta facendo molto bene. Ecco, vi posso anticipare che Akinsammiro continua a fare bene, con una piccola nota negativa avvenuta proprio nell'ultima partita, però l'assoluto protagonista di questa rubrica, di questo pacchetto di giocatori che analizziamo oggi, è un altro, e forse avrete già capito di chi sto parlando, un ragazzo che sta facendo molto bene e che addirittura ha attirato gli occhi della Premier League. Adesso ci arriviamo, prima come sempre però vi do il ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti e vi chiedo come sempre di lasciare un click sul tasto mi piace e di iscrivervi al canale, soprattutto se ancora non lo avete fatto, così ci aiutate ad arrivare ai 100.000 iscritti e poi oltre, non ci fermiamo naturalmente ai 100.000, e anche se volete lasciare anche il click sul tasto hype qui sotto per appunto aiutarci con l'algoritmo, soprattutto per contenuti come questo, che sono delle rubriche che tendenzialmente apprezzate sempre molto e ci fa tanto piacere. Cominciamo, allora, e non vi tengo sulle spine come fanno molti che aspettano alla fine a dirvi la notizia importante. Ve la dico subito, la notizia importante, e parliamo subito del giocatore protagonista, ecco, di questo contenuto in particolare, che probabilmente, ripeto, lo avevate già intuito, è proprio Aleksandar Stankovic, classe 2005, sta giocando con il Club Bruges. Tra l'altro, in realtà la figura di Stankovic è teoricamente un po' borderline all'interno della nostra rubrica, perché Stankovic non è in prestito, l'Inter lo ha effettivamente venduto, però diciamo che la situazione è talmente particolare che secondo me ci sta tenerlo monitorato all'interno di Interisti on the road, perché comunque l'Inter sappiamo che ha non una ma ben due clausole di recompra, e io voglio sperare e immagino che, visto il rendimento che sta offrendo Stankovic, non ci possono essere grandi dubbi sul fatto che l'Inter o la prima o la seconda comunque la eserciti e se lo riporti a Milano. In ogni caso sta facendo molto bene ovviamente al Bruges, sta facendo vedere cose interessanti sia in campionato che in Champions League, si sta imponendo con un'ottima personalità. Contate che in Champions League hanno giocato 4 partite come tutti, e lui ha giocato 90 minuti tutte e 4, 2 delle quali contro Barcellona e Bayern Monaco, e ha fatto vedere appunto una buona personalità, un buon impatto anche contro centrocampi molto forti come quelli appunto di queste due super big. E vi dicevo appunto che queste prestazioni hanno addirittura attirato gli occhi della Premier League, perché in particolare si è parlato di alcuni scout del Tottenham e del Newcastle che si sarebbero mossi per monitorarlo. Qui ho visto qualcuno dire, cioè iniziare a preoccuparsi per il fatto che la Premier si sia mossa su di lui. Ecco, per come è strutturata l'operazione di mercato mi sento di tranquillizzarvi, nel senso che comunque l'Inter ha queste clausole di recompra che la mettono davanti a tutti per un eventuale acquisto del giocatore. Io, ripeto, credo che l'Inter eserciti almeno una di queste due clausole, vedremo se la prima al termine di questa stagione o la seconda al termine della prossima, però comunque l'eventuale interesse di altre squadre deve inevitabilmente passare anche per una decisione dell'Inter prima di tutto. E qui sarà anche da capire, per esempio, cosa ne sarà del percorso con Çalhanoğlu, di cui abbiamo parlato anche in un contenuto molto recente, magari ve lo linko al termine di questo, così potete recuperarvi anche quell'approfondimento, perché Çalhanoğlu scade fra 2 anni il suo contratto, e quindi si potrebbe ragionare sia di riacquistare Stankovic in questa stagione per prendere il posto di Çalha, che potrebbe essere ceduto nell'ultima estate in cui poter monetizzare qualcosa, oppure si potrebbe pensare di riscattare Stankovic insieme a Çalha e fare l'ultimo anno con il turco, che gli fa un po' da chioccia tra virgolette, per poi lasciargli il posto, oppure addirittura riscattarlo con la seconda clausola
nel momento in cui Çalhanoğlu magari andrà via a parametro zero e quindi operare il più naturale dei passaggi di testimone. Ci sono tante strade percorribili, il presupposto fondamentale è che Stankovic però, secondo me, deve diventare un pilastro del centrocampo dell'Inter. Parliamo di un 2005, quindi a 20 anni ha già fatto vedere delle cose importantissime. Chi ci segue almeno dall'estate si ricorderà che io in estate spingevo molto per la permanenza sia sua che di Pio Esposito. Poi Pio è rimasto, lui no, però l'importante è che alla fine possa tornare all'Inter. Quindi sicuramente è il gioiello più che brilla di più, ecco, fra quelli che monitoriamo all'interno della nostra rubrica. Un altro gioiello che secondo me avrebbe tutte le potenzialità per brillare, ma che sta facendo molta fatica e non solo per colpa sua, secondo me, è Valentin Carboni, che è stato mandato in prestito al Genoa. E in estate vi ricorderete che c'era stata anche un po' di polemica su questa formula dell'operazione che prevedeva dei bonus economici garantiti al Genoa per ogni presenza in campo del giocatore. Una clausola che a me in realtà non sembrava nemmeno così negativa, perché alla fine è un doppio incentivo, cioè l'Inter dice al Genoa se lo fai giocare ti ricompenso a livello economico, e il Genoa grazie a questa ricompensa economica poteva essere più orientato a farlo giocare e quindi farlo crescere, un qualcosa che avrebbe agevolato anche l'Inter. Il problema è che purtroppo il Genoa intanto ha vissuto una fase iniziale di questa stagione molto complessa, che ha portato infatti anche al cambio di allenatore con Vieira, che aveva fatto molto bene l'anno scorso e che è stato sostituito proprio in queste settimane da Daniele De Rossi, e purtroppo Carboni ha trovato poco spazio. Il Genoa ha giocato spesso con un 4-2-3-1 e ha tanti trequartisti in rosa. Pensavo francamente che potesse essere considerato più in alto nelle gerarchie, invece molto spesso è entrato dalla panchina e probabilmente ci si aspettava anche qualcosa di troppo da lui e si aspettava magari che potesse cambiare le partite a gare in corso. Può avere le potenzialità, magari non è ancora pronto per avere questo tipo di impatto, soprattutto in una squadra che funziona male oggettivamente, un ragazzo che peraltro esce da un infortunio grave al crociato, quindi l'obiettivo secondo me dell'Inter era quello di mandarlo in una piazza che gli desse una continuità diversa a livello di gioco. Purtroppo finora non è stato così, la speranza è che il cambio di allenatore con l'arrivo di De Rossi possa, ecco, ribaltare questo scenario. De Rossi per ora ha allenato una sola partita contro la Fiorentina, non è cambiato nulla, nel senso che l'ha messo in campo ancora per l'ultimo quarto d'ora, però diamogli il beneficio del dubbio e vedremo cosa accadrà da qui in poi. Molto molto velocemente una parentesi anche sul fratello Franco Carboni, che è all'Empoli in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo all'arrivo di determinate condizioni. Sta giocando, sta trovando continuità, ha giocato praticamente tutte le partite. Non credo comunque che l'Inter voglia più puntare su di lui, quindi lo monitoriamo fin quando sarà ancora formalmente un giocatore anche dell'Inter, però penso che alla fine si troverà il modo di separarsi. E Benezera King San Miro, ragazzi, ripeto, ne abbiamo parlato a lungo nell'episodio scorso, ma secondo me merita ancora qualche parola, perché innanzitutto io vedo tanto hype intorno giustamente a Stankovic, intorno anche ad altri giocatori. Secondo me Akin Samir è un giocatore che meriterebbe un hype alto, perché sta facendo molto bene, è un centrocampista che è un po' silenzioso appunto a livello mediatico, però se lo guardate giocare, secondo me vedendolo giocare ci si accorge già la prima volta del tipo di, diciamo, di potenzialità che ha. Mi sembra proprio quel classico giocatore che ti colpisce già la prima volta, poi magari si è sfortunati e si becca la partita negativa, però tendenzialmente non l'ho visto così tante volte con il Pisa, ma in quelle volte mi ha sempre dato una buonissima impressione. Era partito con qualche difficoltà con il Pisa, che poi però sta trovando una quadra importante con un allenatore Gilardino che è sempre molto bravo a dare una certa organizzazione alle proprie squadre, e secondo me è un centrocampista che chiaramente deve ancora migliorare, è un 2004, sta per compiere 21 anni, quindi ancora giovane, però ha tutte le potenzialità per essere completo e affidabile sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ha anche un buon fisico, non è altissimo, 1,84 m, 85 circa, però lo utilizza molto bene. Ha già buone capacità di conduzione del pallone, tant'è vero che a volte forse se ne innamora anche un pochino troppo. Anche a livello difensivo, secondo me, è un giocatore che sa rendersi utile, nonostante mi sembra che corra ancora forse troppo. Sarà che è anche molto giovane, quindi fisicamente magari è debordante, però
ecco, su questo forse deve imparare a leggere un filino meglio le situazioni per correre un pochino meno, ma correre meglio, ecco, diciamo così. Però davvero a me ha impressionato molto. Non so se avrà mai le caratteristiche giuste, il livello giusto per pensare di far parte del centrocampo dell'Inter, però meriterebbe secondo me una considerazione diversa che al momento ancora non sembra avere. Prima vi dicevo, c'è una piccola nota negativa perché nell'ultima partita contro la Cremonese ha subito un infortunio, una lussazione alla spalla, che quindi lo terrà fuori per circa un mese, ed è un peccato perché stava trovando continuità e stava facendo molto bene. Non ho grandi dubbi rispetto al fatto che una volta che sarà guarito tornerà a prendersi il posto nel centrocampo del Pisa, però è un peccato perché appunto era in crescita e c'è questo stop improvviso che invece lo terrà lontano dai campi per qualche settimana. Proseguiamo poi con Benjamin Pavard, che dei giocatori che monitoriamo all'interno di questa rubrica è probabilmente quello con lo status più importante. Si trova al momento al Marsiglia ed è andato in Francia con un'operazione praticamente speculare a quella che quasi contemporaneamente ha portato Akanji all'Inter. È arrivato con grande entusiasmo e non è una novità perché se ci ricordiamo anche all'arrivo all'Inter dal Bayern Monaco aveva questo grande entusiasmo, Benji l'interista, tutte queste dichiarazioni e poi è finita come sappiamo. È particolare la stagione di Pavard perché sta giocando, sta trovando anche dello spazio da difensore centrale in una difesa a 4 con però libertà di sganciarsi e di andare in avanti. Più di un mese fa, all'interno di un singolo weekend, c'era stato un gol di Pavard col Marsiglia, un gol di Taremi in Grecia e un gol di Buchanan in Spagna, quindi sembrava quasi un allineamento di pianeti incredibile. Invece poi, circa 3 settimane fa, Pavard si è reso protagonista in grande negativo in 2 partite consecutive perché prima in Champions League contro lo Sporting ha deviato con il petto un tiro di un avversario che è finito in rete e ha portato al 2-1 con cui il Marsiglia è uscito sconfitto, e poi dopo pochi giorni contro il Lens in campionato, tra l'altro l'ex squadra del buon Andy Diouf, si è reso protagonista prima di un fallo da rigore per gli avversari e poi di un autogol che appunto ha colpito appunto il Marsiglia, quindi una doppia sfida da incubo per Pavard, che comunque credo che la sua esperienza all'Inter la possa considerare conclusa. Ora, il diritto di riscatto che gode il Marsiglia è di circa 15 milioni di euro, proprio come l'Inter per Akanji. Secondo me alla fine in un modo o nell'altro si cercherà di trovare l'incastro per lasciarlo al Marsiglia. Non so se attraverso il pagamento automatico di questa clausola. Sappiamo che spesso i diritti di riscatto dell'Inter sono sempre fissati e poi quando è arrivato il momento di pagarli si ritratta e l'Inter concede gli sconti, è una cosa con cui io mi arrabbio sempre. Credo che alla fine però appunto Pavard rimarrà al Marsiglia esattamente come Akanji, si è già capito, verrà riscattato e rimarrà all'Inter. Un altro giocatore che dall'Inter è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto è Christian Aslani, che sta giocando nel Torino, un Torino che devo dire era partito con delle difficoltà, però nell'ultimo periodo sta invece trovando delle convinzioni diverse. Considerate che il Torino è sostanzialmente imbattuto da inizio ottobre e nel mezzo di questo mese e mezzo circa ha messo insieme una vittoria con il Napoli, un pareggio a Bologna contro il Bologna e un pareggio allo Stadium contro la Juventus, quindi anche dei risultati importanti. Aslani però ha fatto un po' il percorso inverso, cioè è partito comunque giocando, trovando della continuità. Nelle ultime gare, nelle ultime 3-4 in particolare, con il ritorno anche di Ilic a disposizione del Torino, ha perso un po' di minutaggio, non è stato completamente escluso, ha giocato comunque, però ha perso forse quella centralità che invece aveva mantenuto nella prima parte della stagione. In questi giorni però, giovedì sera se non erro, è andato anche in gol con la sua nazionale, con l'Albania, nel successo per 0-1 contro l'Andorra, quindi è stato anche il gol decisivo di quella partita. Su Aslani non ho grandi dubbi che a giugno o tornerà all'Inter o male che vada verrà rispedito magari allo stesso Torino, ma non di certo per i 12 milioni di euro del diritto di riscatto. L'ho detto fin dal giorno in cui è stata chiusa questa operazione perché è un classico, soprattutto con Cairo e con il Torino, però il fatto che comunque trovi dello spazio e magari ritrovi una certa continuità ad un livello ovviamente inferiore rispetto a quello dell'Inter non può che fargli bene. Non credo, come per Pavard,
che anche per Asllani ci sia tantissimo altro spazio nell'Inter, soprattutto con l'ascesa di Aleksandar Stankovic praticamente nella sua posizione, e quindi vedremo a giugno, ecco. Però intanto è bene che giochi, che trovi spazio. Andando velocemente abbiamo poi Giacomo De Pieri, che se vi ricordate era stato aveva esordito con Simone Inzaghi in Champions League contro il Monaco, facendo anche una giocata improvvisa con la quale ha sfiorato il gol. Infatti tanti tifosi da lì in poi lo invocavano spesso. Consideriamo che è molto giovane, perché compie gli anni il 29 dicembre 2006, quindi è sostanzialmente un 2007, e a inizio anno c'era il dubbio se farlo aggregare all'Under 23 oppure in Serie C, oppure mandarlo in prestito da un'altra parte. Si è deciso per il prestito, è finito alla Juve Stabia in Serie B e onestamente sta facendo un po' di fatica, perché ha giocato poco, ha giocato 4 volte solo in campionato e tutte perde agli spezzoni di partita. Quello più ampio era inizio anno, circa un'ora di gioco, poi ha fatto mezz'ora nell'ultima con il Padova, in cui ha trovato però il gol, quindi un bel segnale nel 2-2 complessivo con il Padova, e poi 10-15 minuti nelle altre 2 presenze. Quindi forse il gap tra l'età e diciamo il momento della sua carriera e il campionato in cui è arrivato è un po' troppo ampio. Comunque è ancora molto giovane, quindi nel caso ci sarà modo di rivalutare il suo futuro al termine della stagione, quando poi tornerà all'Inter. Questi quindi erano i giocatori che stiamo tenendo d'occhio all'interno della nostra rubrica Interisti on the road, che vi ricordo trovate anche in formato scritto sul nostro sito passioneinter.com, ma comunque noi vi aggiorniamo costantemente sui nostri canali. Vi aspetto nei commenti, allora fatemi sapere se state seguendo in particolare uno di questi giocatori. Penso che Stankovic sia il principale, ma non credo che sia solo lui. Consiglio spassionato, seguite Akin Sammiro, ve l'ho già detto, giocatore molto interessante quando tornerà a disposizione, visto che ora è infortunato. Vi ricordo ancora di cliccare sul tasto mi piace qui sotto e sul tasto iscriverti, e se vi va di unirvi anche al club di Passione Inter. Trovate anche il QR code qui di fianco che potete scannerizzare col vostro cellulare e entrerete a far parte appunto del nostro club e della nostra community. Infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio l'approfondimento su Cialanoglu che ti segnalavo all'inizio del contenuto proprio qui alla mia destra.